Ciao a tutti, io sono il maestro Mihai Nicolaescu del metodo Easy Tennis Play. Benvenuti sul nostro canale e grazie per avermi scelto di nuovo come il vostro coach anche oggi. Vorrei parlare un pochettino degli errori che si fanno con il diritto. Come abbiamo visto nel video della tecnica del diritto, la prima cosa che si deve fare è la rotazione del tronco. Qui vedo sui campi i nostri amici amatori di questo bellissimo sport che fanno questo, che ruotano il tronco portando il braccio insieme, oppure addirittura non ruotano il tronco e vanno direttamente con il braccio da racchetta. Ok, quindi vedo questi errori: ruotano insieme, ruotano portando il braccio e la racchetta insieme, oppure addirittura non ruotano, quindi ruotano dopo l'impatto con la palla e fanno questo. Okay. Quindi come consiglio ricordatevi sempre di fare il lancio della racchetta, in questo caso dal lato destro perché facciamo il diritto, ruotando prima il tronco, ruotando prima le anche. In questo modo riusciamo a essere molto più fluidi. Questi errori che vi ho fatto vedere prima non vi fanno dare né la profondità alla palla e soprattutto la direzione. Quindi sicuramente il vostro diritto, facendo questo oppure questo, se colpite la palla nel momento giusto, andrà sempre in diagonale, quindi difficilmente andrà in lungolinea, quindi non riuscite a dare bene la direzione. Una cosa che vi permette bene a fare il lancio della racchetta dal lato destro, quindi a ruotare le anche o il tronco prima di impattare, e di fare questo lancio a racchetta mentre salite. Quindi è molto più semplice fare questo che questo. Quindi se volete avere una fluidità maggiore e se volete sradicare questo errore, dovete fare questo. Quindi mentre vi alzate ruotate il tronco senza portare la racchetta. Ho fatto con un'altra impugnatura giusto per farvi capire la fluidità del movimento mentre vi alzate e ruotate il tronco o le anche senza portare la racchetta. Vedete, in questo caso la punta della racchetta rimane sempre indietro, ma per l'inerzia, non che la blocco io dietro, per l'inerzia. Un altro esercizio che vi aiuta a ritardare con la racchetta, quindi a ruotare il tronco e le anche o tutte e due insieme prima di colpire, è il fatto di non stringere la racchetta. Quindi per aiutarvi a rimanere con la punta della racchetta indietro mentre vi alzate, mentre ruotate il tronco, cercate di tenere la racchetta soltanto con due dita, pollice e medio. Ok, questo in tal modo di non controllare la racchetta. Siccome per l'istinto, per coloro che tirano o di braccio o tutto insieme, è perché stringono molto forte la racchetta per controllare la racchetta. Invece la racchetta, tra virgolette, non va controllata. Più la controllate voi con la mente, più durante l'impatto non controllate la pallina e viceversa. Ok, quindi la cosa importantissima è di tenere con due dita, pollice e medio, quindi pollice sopra medio, con le altre tre dita alzate, e provate a fare il movimento prima a vuoto per capire lentamente, per capire quando e come la testa della racchetta rimane indietro. E poi provate anche a giocare con qualche amico, a fare qualche palleggio con questo esercizio con due dita. Non sarà facile, ma vi permetterà di scoprire quella sensazione di non
stringere la racchetta, che con 2 dita Grazie per la vostra attenzione, spero che questi suggerimenti vi aiutino a migliorare il vostro diritto e a farlo diventare una bomba. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.